Risolviamo l'equazione 9 alla x più 16 alla x più 25 alla x uguale a 12 alla x più 15 alla x più 20 alla x. Provate a mettere in pausa il video e provateci da soli. Non è troppo difficile. Inizierei riscrivendo questi termini come il quadrato di qualcosa, visto che sono tutti e tre quadrati perfetti. E poi a vedere se c'è qualche correlazione con questi termini qui. Quindi 9 lo scrivo come 3 alla seconda, tutto alla x, più 4 alla seconda, tutto alla x, più 5 alla seconda, tutto alla x. Poi 12, come posso scriverlo? Beh, qui ho un 3, qui ho un 4, direi che ha senso scriverlo come 3 per 4 alla x, più 15, che ovviamente è 3 per 5 alla x, più 20, che è 4 per 5 alla x. Vedete che a destra dell'uguale abbiamo moltiplicato tutti i numeri 3, 4 e 5 tra di loro, utilizzando tutte le possibilità, 3 per 4, 3 per 5, 4 per 5. È molto utile perché già si fa pensare a un prodotto che magari potrebbe diventare un doppio prodotto, visto che qui abbiamo i quadrati. Ma se non lo vedete ancora, proviamo a esplicitarlo meglio. Inverto gli esponenti 2 e x e così con tutti gli altri, quindi 3 alla x sotto parentesi tutto al quadrato, più 4 alla x tra parentesi tutto al quadrato, più 5 alla x tra parentesi tutto al quadrato, uguale, qui uso la proprietà delle potenze e in sostanza distribuisco questo esponente tra i due, quindi ho 3 alla x per 4 alla x, più 3 alla x per 5 alla x, più 4 alla x per 5 alla x. E se adesso io chiamo a uguale a 3 alla x, b uguale a 4 alla x e c uguale a 5 alla x, come diventa la nostra equazione? Sto facendo questo passaggio solo per maggiore chiarezza. Diventa un a alla seconda più b alla seconda più c alla seconda, giusto? A, b e c uguale ad ab più AC più BC. Vedete, avremmo, per esempio, se portassi AB da questa parte, avremmo A quadro più B quadro meno AB. Per avere il quadrato di un binomio dovrebbe essere meno 2AB. Quindi che facciamo? Moltiplichiamo per 2 entrambi i membri. E facciamo che porto tutto a sinistra. Quindi ho 2a quadro più 2b quadro più 2c quadro meno 2ab meno 2ac meno 2bc uguale a 0. Quindi praticamente io ho, qui è come se sommassi due volte a quadro, quindi ho 1 a quadro più b quadro meno 2ab. Quindi il quadrato del binomio a meno b ce l'abbiamo. Faccio un ulteriore passaggio per chiarezza. Posso scrivere a quadro più b quadro meno 2ab, da dove viene un a quadro l'ho preso da qui, un b quadro l'ho preso da qui e poi meno 2ab. E così faccio per tutti. Più a quadro più c quadro meno 2ac più b quadro più c quadro meno 2bc. Ok? Se qui andassi a sommare avrei a quadro più a quadro mi dà questo, b quadro più b quadro mi dà questo, c quadro più c quadro, questo qui, e i doppi prodotti li ho semplicemente riportati. Quindi arrivato a questo punto direi che è evidente che questo è a meno b al quadrato più a meno c al quadrato più b meno c al quadrato uguale a 0. Affinché valga quest'uguaglianza, cosa deve succedere? Beh, osserviamo questi termini. A meno b al quadrato, che segno ha? Un qualsiasi numero elevato al quadrato o è maggiore di 0 o è uguale a 0, sicuramente non è negativo. La stessa cosa la posso dire per gli altri due addendi.
Quindi se io voglio che la somma di questi tre addendi non negativi sia uguale a 0, implica necessariamente che tutti e tre devono essere pari a 0, perché è l'unico caso in cui la loro somma farà 0. Se anche uno solo di essi è strettamente positivo, la somma non potrà mai essere 0, sempre perché non possono essere negativi, quindi quel numero maggiore di 0 non potrà essere bilanciato da un numero strettamente negativo. Quindi da qui io ottengo che a meno b deve essere uguale a 0, a meno c deve essere uguale a 0 e che b meno c deve essere uguale a 0. Ok? Le tre differenze devono essere uguali a 0. Quindi, trattandole come tre uguaglianze separate, quali sono? Sposto meno b di qua, meno c di qua e anche questo meno c di qua. Quindi ho che A deve essere uguale a B, ho che A deve essere uguale a C e ho che B deve essere uguale a C. Quindi in sostanza cosa stiamo dicendo in maniera ridondante? Che A deve essere uguale a B, che deve essere uguale a C. La differenza tra A e B, per esempio, doveva essere 0. Questo non implica che A e B debbano essere 0, implica semplicemente che debbano essere uguali. Anche perché, per come abbiamo definito A, B e C, degli esponenziali, sappiamo già che questi non si annulleranno mai. Presi singolarmente, A, B e C non saranno mai uguali a 0. Però so che A deve essere uguale a B, che deve essere uguale a C. Quindi, utilizzando la loro definizione, ho che 2 alla x deve essere uguale a 3 alla x, che deve essere uguale a 4 alla x. Ok? Quando succede questo, non c'è moltissimo da riflettere qui. Succede solo e soltanto in una situazione quando x è uguale a 0, perché tutti e tre ovviamente varranno 1. Quindi avrò 1 meno 1 che fa 0, 1 meno 1 che fa 0, 1 meno 1 che fa 0. E questa è davvero l'unica soluzione della mia equazione di partenza. Io ti ringrazio per aver visto questo video e ti invito a guardare questo video qui che ti lascio in sovrimpressione, nel quale applico un trucchetto molto utile per trovare questo famigerato 2 elevato alla x fratto y.